Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e benvenute sul mio canale. Sono super contenta di avervi qui oggi con me per un nuovo video. Come state? Spero tutto bene e che siate pronti a chiacchierare un po'. Oggi, ragazzi, ho in serbo per voi qualcosa di un po' diverso, qualcosa di un po' personale. Qualcosa che riguarda me, la mia estate e alcune rivelazioni che ho avuto durante questi mesi. Sì, avete capito bene. Preparatevi perché oggi vi racconterò un po' di retroscena, di pensieri e di sentimenti che mi hanno accompagnato durante l'estate. E soprattutto, vi dirò perché, nonostante tutto, non ho assolutamente nessun rimpianto. Zero proprio. Prima di iniziare però, come sempre, voglio chiedervi una cosa importantissima. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Abilitate anche la campanellina per non perdervi neanche un video. Prometto che cercherò di essere il più costante possibile e di portarvi sempre contenuti interessanti, divertenti e, perché no, anche un po' utili. Quindi dai, fate un piccolo sforzo e iscrivetevi. Ve ne sarò infinitamente grata. Ok, adesso che abbiamo sistemato le cose formali, direi che possiamo iniziare a parlare di cose serie, o meglio, di me. L'estate, l'estate. Quante aspettative abbiamo su questa stagione, vero? Vacanze, sole, mare, relax, divertimento, sembra sempre tutto perfetto. Ma poi, spesso, la realtà è un po' diversa, non trovate? Anche per me, quest'estate, è stata un mix di emozioni contrastanti. Ci sono stati momenti bellissimi, certo, viaggi indimenticabili, serate fantastiche con gli amici, ma ci sono state anche delle sfide, delle difficoltà, dei momenti di riflessione che mi hanno fatto crescere tanto. Partiamo dall'inizio. Avevo pianificato un'estate super piena di viaggi, di eventi, di cose da fare. Volevo recuperare il tempo perso, volevo godermi ogni singolo istante. E in parte ci sono riuscita. Sono stata in Grecia, un posto che sognavo da anni, e devo dire che è stato ancora più bello di come lo immaginavo. Il mare cristallino, i paesini bianchi, il cibo delizioso, un vero paradiso. Poi sono stata in montagna, a respirare aria fresca e a fare lunghe passeggiate. Avevo bisogno di staccare un po' dalla frenesia della città e la montagna è stata la cura perfetta. Ho dormito in un rifugio, ho visto delle albe mozzafiato e ho riscoperto il piacere delle cose semplici. E poi, ovviamente, non sono mancate le serate con gli amici, le cene all'aperto, i concerti, le feste in spiaggia. Insomma, una vita sociale piuttosto attiva. Ma, ecco, proprio in mezzo a tutto questo divertimento, ho iniziato a sentire una specie di vuoto. Non so se vi è mai capitato, ma è una sensazione strana. Sei circondato da persone, fai cose che ti piacciono, ma dentro di te senti che manca qualcosa. Che c'è altro che vorresti fare, che dovresti fare. E così, ho iniziato a farmi delle domande. Ho iniziato a riflettere su cosa voglio veramente dalla vita, su quali sono i miei obiettivi, su cosa mi rende felice. E la risposta non è stata facile da trovare. Ho capito che, forse, mi stavo concentrando troppo sull'apparenza, sull'esterno. Volevo a tutti i costi dimostrare di essere felice, di avere una vita perfetta. Ma in realtà stavo trascurando la mia interiorità, i miei bisogni più profondi. E qui arriviamo alle rivelazioni di cui vi parlavo all'inizio. La prima rivelazione è stata che devo smetterla di accontentare gli altri. Devo iniziare a fare quello che mi fa stare bene, senza preoccuparmi del giudizio degli altri. So che sembra una cosa ovvia, ma a volte è difficile da mettere in pratica. La seconda rivelazione è stata che devo imparare ad accettare i miei limiti. Non posso fare tutto, non posso essere perfetta. E va bene così. Devo essere più gentile con me stessa e concedermi il permesso di sbagliare. E la terza, e forse la più importante, è stata che devo imparare a vivere nel presente. A godermi ogni singolo momento, senza pensare troppo al passato o al futuro. Perché il presente è l'unica cosa che abbiamo veramente. Quindi, ragazzi, quest'estate è stata un vero e proprio percorso di crescita personale. Un periodo di riflessione, di introspezione, di scoperte. Non è stata l'estate perfetta che avevo immaginato, ma è stata l'estate di cui avevo bisogno. E per questo motivo non ho nessun rimpianto. Zero proprio. Anzi, sono grata per tutto quello che ho vissuto, per tutte le emozioni che ho provato, per tutte le lezioni che ho imparato. E adesso che l'estate è finita, sono pronta ad affrontare l'autunno con una nuova consapevolezza, con una nuova energia, con una nuova voglia di vivere. Sono pronta a realizzare i miei sogni, a inseguire le mie passioni, a essere la persona che voglio essere. E voi? Siete pronti a fare lo stesso?
Siete pronti a mettervi in discussione, a cambiare quello che non vi piace, a vivere la vostra vita al massimo? Spero di sì! E con questo, ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Spero che vi sia piaciuto, o che vi abbia fatto riflettere, spero che vi abbia dato qualche spunto interessante. Riassumendo, abbiamo parlato di come l'estate, pur con le sue promesse di felicità e relax, possa rivelare anche momenti di vuoto e di riflessione. Abbiamo toccato il tema dell'importanza di ascoltarsi, di non accontentare sempre gli altri e di accettare i propri limiti. Soprattutto, abbiamo sottolineato l'importanza di vivere nel presente e di godersi ogni singolo momento. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi siate sentiti come se steste chiacchierando con un'amica. Adesso voglio sapere cosa ne pensate voi. Quali sono state le vostre rivelazioni estive? Avete anche voi dei rimpianti? O siete soddisfatti di come avete vissuto questi mesi? Lasciatemi un commento qui sotto, sono curiosissima di leggere le vostre storie. E infine, l'ultima cosa, ma non per importanza, se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Mi fareste un grandissimo favore e mi dareste una motivazione in più per continuare a creare contenuti per voi. Un abbraccio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ok, vedo che siete ancora qui. Fantastico! Allora, se siete pronti per scavare ancora più a fondo, per avere un quadro più completo di questa mia estate di trasformazione, restate sintonizzati perché ho ancora tantissimo da condividere. Dunque, riprendiamo il filo del discorso. Dicevo che la Grecia è stata un sogno ad occhi aperti, no? Ma anche dietro la facciata da cartolina c'erano delle sfide in agguato. Ad esempio, ho viaggiato da sola per alcuni giorni. L'ho fatto altre volte, certo, ma stavolta era diverso. Mi sentivo particolarmente vulnerabile. Forse perché ero in un posto nuovo, forse perché avevo bisogno di una connessione più profonda con qualcuno. In ogni caso, quei giorni da sola mi hanno costretta a confrontarmi con le mie paure. La paura di non essere abbastanza, la paura di non farcela, la paura di essere sola. E sapete cosa? Ho scoperto che posso essere forte anche quando mi sento fragile. Ho scoperto che la solitudine può essere un'opportunità per conoscersi meglio. Ho imparato a godermi la mia compagnia, a prendermi cura di me stessa, a fare quello che mi piace, senza dover rendere conto a nessuno. E poi c'è stata la montagna. Aria fresca, panorami mozzafiato, silenzio rigenerante, tutto bellissimo, per carità. Ma anche lì, ho dovuto affrontare delle piccole difficoltà. Una su tutte, il rifugio. Dormire in un rifugio di montagna può essere un'esperienza incredibile, ma anche un po' spartana, diciamo così. Niente lussi, niente comodità, niente privacy. Dormire in una camerata con altre 10 persone che russano come trattori può mettere a dura prova la pazienza di chiunque. Però, anche in questo caso, ho imparato qualcosa. Ho imparato ad adattarmi alle circostanze, a convivere con persone diverse da me, a trovare la bellezza anche nelle cose semplici. Ho imparato che la felicità non dipende dal comfort materiale, ma dalla capacità di apprezzare quello che si ha. E vi dirò di più, quelle chiacchiere serali con gli altri escursionisti, quelle risate intorno al fuoco, quel senso di comunità che si creava in un ambiente così isolato, sono state delle esperienze indimenticabili. E per quanto riguarda la vita sociale? Beh, lì la situazione era un po' più complessa. Come vi dicevo, mi sono divertita tantissimo, ho conosciuto persone nuove, ho partecipato a eventi interessanti, ma a un certo punto ho iniziato a sentirmi come se stessi recitando una parte. Come se dovessi sempre essere allegra, spensierata, disponibile. Come se non potessi permettermi di mostrare le mie debolezze, le mie insicurezze, le mie fragilità. E questo mi stava logorando. Sentivo che stavo perdendo il contatto con la mia vera essenza. Stavo cercando di essere qualcuno che non ero, pur di piacere agli altri. E questo non andava bene. Ecco perché ho avuto bisogno di allontanarmi un po' da tutto e da tutti. Ho bisogno di prendermi del tempo per me stessa, per riflettere, per capire cosa volevo veramente. Ho iniziato a meditare, a leggere libri di crescita personale, a scrivere un diario. Ho riscoperto il piacere della solitudine, della tranquillità, del silenzio. Ho iniziato a fare delle lunghe passeggiate nella natura, a osservare il cielo, ad ascoltare il suono del vento. Ho cercato di riconnettermi con la mia anima, con il mio io più profondo. E in questo processo di introspezione, ho fatto delle scoperte sorprendenti. Ho capito che non devo dimostrare niente a nessuno.
Non devo essere perfetta, non devo essere sempre felice, non devo essere sempre disponibile. Ho il diritto di essere me stessa, con i miei pregi e i miei difetti, con le mie gioie e i miei dolori. Ho il diritto di dire di no, di prendermi del tempo per me stessa, di fare quello che mi fa stare bene. Ho il diritto di essere autentica, sincera, vera. Ho capito. O che non devo cercare la felicità all'esterno, ma all'interno. La felicità non è qualcosa che si trova, ma qualcosa che si crea. Dipende da come guardiamo il mondo, da come affrontiamo le sfide, da come viviamo le nostre relazioni. Dipende dalla nostra capacità di apprezzare le piccole cose, di essere grati per quello che abbiamo, di vivere nel presente. Ho capito che non devo avere paura dei miei limiti. Tutti abbiamo dei limiti, è normale. L'importante è riconoscerli, accettarli e cercare di superarli, senza però ossessionarsi. Non devo essere troppo dura con me stessa, devo essere più indulgente, più comprensiva, più amorevole. Devo concedermi il permesso di sbagliare, di imparare dai miei errori, di crescere e di migliorare. E soprattutto, ho capito che devo vivere nel presente. Non devo vivere nel passato, rimpiangendo quello che è stato e che non può più essere cambiato. Non devo vivere nel futuro, preoccupandomi di quello che potrebbe succedere e che forse non succederà mai. Devo vivere nel presente, godendomi ogni singolo momento, assaporando ogni singola emozione, vivendo ogni singola esperienza. Perché il presente è l'unica cosa che abbiamo veramente. Il passato è passato, il futuro è incerto, ma il presente è qui, ora, a nostra disposizione. Quindi, ragazzi, quest'estate è stata un'esperienza intensa, ricca, trasformativa. Un'esperienza che mi ha fatto crescere tanto, che mi ha fatto capire molte cose, che mi ha reso una persona migliore. Non è stata l'estate perfetta che avevo immaginato, ma è stata l'estate di cui avevo bisogno. E per questo motivo non ho nessun rimpianto. Zero proprio. Anzi, sono grata per tutto quello che ho vissuto, per tutte le emozioni che ho provato, per tutte le lezioni che ho imparato. E adesso che l'estate è finita, sono pronta ad affrontare l'autunno con una nuova consapevolezza, con una nuova energia, con una nuova voglia di vivere. Sono pronta a realizzare i miei sogni, a inseguire le mie passioni, a essere la persona che voglio essere. E sono pronta a condividere questo percorso con voi, con i miei amici, con la mia famiglia, con tutte le persone che mi vogliono bene. Perché la vita è un viaggio meraviglioso, un viaggio fatto di gioie e di dolori, di successi e di fallimenti, di incontri e di addii. Un viaggio che vale la pena di essere vissuto al massimo, con coraggio, con passione, con amore. E voi? Siete pronti a fare lo stesso? Siete pronti a mettervi in discussione, a cambiare quello che non vi piace, a vivere la vostra vita al massimo? Spero di sì! Spero che questa mia esperienza vi sia di ispirazione, che vi dia la forza di affrontare le vostre paure, di superare i vostri limiti, di realizzare i vostri sogni. Ricordatevi che non siete soli. Siamo tutti sulla stessa barca, tutti alla ricerca della felicità, tutti desiderosi di vivere una vita piena di significato. E insieme possiamo farcela. Insieme possiamo sostenerci, incoraggiarci, aiutarci a vicenda. Insieme possiamo creare un mondo migliore. E con questo, ragazzi, siamo arrivati veramente alla fine del video. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbia fatto riflettere, spero che vi abbia dato qualche spunto interessante. Se avete delle domande, dei commenti, delle riflessioni da condividere, non esitate a scrivermi qui sotto. Sarò felicissima di leggervi e di rispondervi. Grazie ancora per avermi ascoltato, per avermi seguito, per essere sempre presenti. Siete il mio pubblico meraviglioso, la mia community fantastica, la mia famiglia virtuale. Vi voglio un mondo di bene. Adesso, andate a godervi la vita, a fare quello che vi piace, a essere felici. E ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di mettere un bel mi piace a questo video. Mi fareste un regalo enorme. Un abbraccio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao!